Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Oggi vi parlo da una panchina di Villa Borghese. Nel video di oggi vorrei parlarvi di alcune cose che secondo me sarebbe meglio non fare quando si è in Italia dal punto di vista linguistico. Quindi ho pensato questo video appositamente per voi che studiate la lingua italiana, che siete studenti di lingua italiana. Quindi affronteremo delle tematiche linguistiche che vanno però ad intrecciarsi anche con aspetti più culturali e di vita quotidiana. Quelli che ascolterete da parte mia sono dei consigli che voi siete liberi di ascoltare e fare vostri oppure no. Quindi liberissimi di decidere. Però io vi dico ciò che sto per dirvi perché voglio che viviate la vostra esperienza in Italia al meglio, nel pieno delle vostre capacità linguistiche. Il primo consiglio che posso darvi è quello di non dare del tu a tutti quelli che incontrate. Se avete studiato la forma di cortesia, io vi consiglio caldamente di usarla, perché è una forma di rispetto che usiamo con persone che non conosciamo o con cui abbiamo un rapporto formale. È una forma di rispetto linguistico. Poi, se la conversazione, se il contesto e se l'interlocutore o l'interlocutrice lo permette, niente vieta di passare al tu. Però le conversazioni con persone che non conosciamo o con cui abbiamo un rapporto formale dovrebbero sempre iniziare con la forma di cortesia, quindi dando del lei. E poi, volendo, si può passare al tu, senza problemi. Però ecco, vorrei sottolineare l'importanza che nella lingua italiana hanno sia la forma lei sia la forma tu, perché ognuna di queste va a sottolineare un momento di conversazione diverso, un momento di comunicazione diverso. Perciò, se avete studiato questo punto di grammatica, io vi consiglio caldamente di implementarlo nelle vostre conversazioni, perché cambierà anche la percezione che i vostri interlocutori hanno di voi. Capiranno appieno che siete studenti di lingua italiana, che siete dentro la lingua. Se invece non avete ancora studiato la forma di cortesia, ovviamente nessun problema, non vi preoccupate, però cominciate a darci un'occhiata, quindi provate a vedere di che cosa si tratta e provate ad avvicinarvi a questo elemento grammaticale. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello di non prenderla sul personale se qualcuno con cui parlate vi risponde in inglese. Nel corso degli anni ho ricevuto vari commenti da parte vostra su questo argomento e la risposta è che a volte il contesto non vi permette di esercitarvi in italiano. Quindi ciò non ha niente a che vedere né con voi né con il vostro italiano. E questo mi porta al punto successivo, che è quello di scegliere i luoghi adatti dove potersi esercitare a parlare. I ristoranti e i luoghi affollati, generalmente frequentati da molti turisti, non sono una buona opzione secondo me. Il ritmo è troppo frenetico e chi lavora in questi posti è troppo abituato ad usare la lingua inglese. Lo fa automaticamente per smaltire velocemente il lavoro. Pensate, vi racconto questo, al centro è successo anche a me varie volte che un cameriere o una cameriera mi parlasse in inglese o mi rispondesse in inglese, nonostante io sappia parlare abbastanza bene l'italiano. Quindi vedete, non ha niente a che vedere né con voi, né con la vostra competenza dell'italiano, né con noi, né con loro, né con nessuno, semplicemente a volte il contesto non permette di esercitarsi. A volte semplicemente il contesto non è per niente adatto. Scegliete quindi dei luoghi più tranquilli. Per esempio, potete andare in una libreria e chiedere consiglio su un libro e da lì potrebbe partire una conversazione molto interessante. Oppure se andate ad un mercato rionale potreste chiedere consiglio per una ricetta. Se fate un tragitto in taxi, quello potrebbe essere un momento perfetto per iniziare una conversazione. Se invece fate una visita guidata in un museo, potreste cogliere l'occasione per fare tante domande alla guida. Insomma, scegliete un posto o un'attività che vi permetta di avere spazio per parlare. Il mio ultimo consiglio di oggi è quello di non dire le parolacce per sembrare simpatici o fighi, perché il risultato è sempre molto imbarazzante. Non pensate che dire le parolacce renderà il vostro discorso più naturale,
più spontaneo o più divertente, perché non è questo il risultato. Vi posso assicurare che per uno studente di lingua straniera dire le parolacce nella lingua che sta studiando non funziona quasi mai. Il risultato può essere veramente imbarazzante sia per voi che per chi vi ascolta. Inoltre risulta molto volgare. Il punto è che in una lingua straniera non si sa mai qual è il momento giusto per dire quella parolaccia. E soprattutto, se so qual è il momento giusto, so davvero qual è la parolaccia giusta da dire? In italiano ce ne sono talmente tante, tra italiano standard e lingue e dialetti regionali, che non saprei proprio neanche darvi un consiglio a riguardo. Sono d'accordo con voi se volete imparare alcune tra le parolacce più usate per capirle nei discorsi e quando parlate, se qualcuno le dovesse dire nella vita reale. Però non mi troverete d'accordo se volete impararle per usarle nella conversazione. Vi racconto un episodio che è successo qualche tempo fa. Ero all'aeroporto, stavo aspettando gli studenti del gruppo di studio estivo e ero con un mio collega. A un certo punto arriva questo studente e senza dire né ciao, né buongiorno, né alcuna frase che si dice solitamente quando si incontra qualcuno per la prima volta, perché noi non ci conoscevamo affatto, esordisce dicendo che ZZO. E sia io che il mio collega siamo rimasti un attimo interdetti e è stata una scena veramente imbarazzante, perché quella parolaccia non aveva alcuna ragione di esistere in quel momento, in quel contesto. Però ho capito che l'intento della persona era quello di essere simpatica, quello di risultare, divertente, simpatica ai nostri occhi. Ma qual è stato l'effetto? L'effetto è stato esattamente l'opposto, il risultato è stato imbarazzante a livelli stratosferici. Oppure un altro esempio che potrei farvi, perché potrei farvene tantissimi. Uno studente che in un commento mi scrive: grazie al ZZO per la tua spiegazione. L'intento era quello di dire grazie mille per la tua spiegazione, ma non conoscendo a fondo il significato e il contesto adatto in cui usare quell'espressione, il risultato è stato catastrofico. Questo è tutto ciò che io avevo da dirvi nel video di oggi. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, questi sono dei miei consigli, voi siete liberissimi di ascoltarli oppure no, però sappiate che io vi do questi consigli perché ci tengo alla vostra buona riuscita durante le vostre vacanze italiane o soggiorni più lunghi o periodi di vita qui in Italia. Quindi sappiate che questi miei consigli vengono dal fatto che voglio che vi sentiate a vostro agio quando parlate italiano qui in Italia. Vi do anche questi consigli perché penso che possano aiutarvi a vivere la vostra esperienza qui in Italia al meglio possibile. Quindi io vi ringrazio per aver guardato anche questo video, grazie mille per il vostro affetto e per la vostra presenza tramite le visualizzazioni, i mi piace e i commenti. Ci vediamo sicuramente nel prossimo video. A presto. Ciao! Un bacio. Mua.